Bentornati a Curiosando Bologna. Oggi parleremo della più nota chiesa della città, la Basilica di San Petronio, in stile gotico, la cui costruzione iniziò nel 1390 e terminò quasi 300 anni dopo. Su questa basilica facciamo subito notare una prima importante curiosità. San Petronio non è e non è mai stata la cattedrale di Bologna. Questo è un dato molto significativo se pensiamo che in tutte le maggiori città italiane e straniere la chiesa principale più famosa è anche la cattedrale. Basti pensare alla Basilica di San Marco a Venezia o al Duomo di Milano. A Bologna invece la cattedrale San Pietro, costruita prima di San Petronio tra il 910 e il 1184 e modificata più volte nel corso dei secoli. Petronio fu l'ottavo vescovo di Bologna, dove esercitò il suo episcopato dal 430 al 450, anno della sua morte, e la basilica a lui dedicata costituisce l'omaggio che la città gli fece con denaro pubblico per i grandi benefici che egli le portò, come ad esempio l'autonomia civica e la protezione imperiale contro ogni nemico. In realtà le notizie certe sulla vita di Petronio sono scarsissime e la narrazione sul personaggio ha molto di leggendario. I racconti su questo vescovo si diffusero soprattutto in seguito al ritrovamento delle sue reliquie, il 4 ottobre del 1141, nella chiesa del Santo Sepolcro in Santo Stefano. La giornata del 4 ottobre è così diventata la festa di San Petronio, santo protettore di Bologna. Tante sono le opere d'arte che si possono ammirare alla Basilica di San Petronio, a cominciare dal maestoso portale di Jacopo della Quercia. In questo video vogliamo però concentrarci su di una curiosità in particolare. Premettiamo che, come si può notare guardando la facciata solo parzialmente rivestita in marmo, San Petronio è una chiesa rimasta incompiuta. Nel progetto iniziale dell'architetto Antonio Di Vincenzo, la basilica sarebbe dovuta diventare molto più grande di come in effetti è diventata. La struttura che oggi è visibile sarebbe quindi stata il braccio inferiore di un'enorme chiesa a forma di croce latina, dotata di una cupola nel punto di incontro dei quattro bracci. La lunghezza totale della struttura sarebbe stata di 183 metri, ossia 50 metri in più di quella attuale. Come abbiamo già detto, la costruzione di San Petronio iniziò nel 1390, ma terminò solo 2 secoli e mezzo dopo la morte del suo iniziale progettista. Nel corso del tempo fu quindi necessario affidare ad altri la direzione dei lavori e le variazioni al progetto iniziale. Nel 1514 l'incisore e architetto Arduino Arriguzzi, dopo aver ricevuto l'incarico di completare la parte sud della basilica, concepì alcune modifiche progettuali che espresse con un modellino in legno, tutt'oggi conservato nella basilica. Per dare l'idea di come sarebbe dovuta diventare San Petronio in base a tali modifiche, premettiamo che oggi la basilica misura circa 66 metri di larghezza per 132 metri di lunghezza. Con le modifiche in parola, la basilica ultimata, a forma di croce latina con una cupola al centro, avrebbe dovuto avere una larghezza di 158 metri ed una lunghezza di 224 metri, diventando così la chiesa cristiana più grande al mondo. Si iniziò a dare esecuzione a questo progetto, che tuttavia venne ben presto bruscamente interrotto. Ciò si può facilmente constatare guardando i lati della chiesa, che mostrano l'inizio della costruzione dei bracci orizzontali della croce latina.
Venendo alla curiosità di oggi, ricordiamo che nei secoli successivi alla cessazione dei lavori si diffuse la voce che tale interruzione era stata voluta dal Papa Pio IV per evitare che San Petronio superasse in grandezza San Pietro a Roma. Una cosa simile doveva essere evitata ovviamente, per mantenere intatta anche a livello architettonico la supremazia della Basilica romana. La reale ragione dell'interruzione dei lavori è più verosimilmente da rinvenirsi nella scarsità di fondi a disposizione della fabbriceria o fabbrica di San Petronio, l'ente che curava la costruzione della chiesa. Inoltre ricordiamo che al tempo del progetto della Riguzzi per San Petronio, la costruzione di San Pietro era iniziata da pochi anni e con tutti i cambiamenti di progetto che si stavano verificando anche per essa, non si sarebbe potuto affermare con certezza che San Petronio sarebbe diventata più grande di San Pietro. Bisogna infine ricordare che a Bologna nessuna voce autorevole dell'epoca si scagliò contro Pio IV e che anzi fu proprio lui il Papa in onore del quale venne eretta la Fontana del Nettuno, per volontà di Pier Donato Cesi, vice legato pontificio a Bologna. Con l'aiuto del computer abbiamo provato a vedere come sarebbe stata la Basilica di San Petronio se fosse stata ultimata secondo il progetto di Arduino Riguzzi. Vi lascio con queste immagini, vi ricordo di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto di mettere un like e di condividerlo. Un caro saluto a tutti e arrivederci al prossimo video.